Ciao, Ciao, chi sei? sono Andrea, in italiano, in inglese Andrew. Da dove vieni? Vengo dagli Stati Uniti. La città si chiama St. Louis. Ok, dove si trova esattamente? Nel centro ci sono due grandi fiumi che si congiungono Sì. lì vicino. Ok, che cosa ti piace di questo posto, di questa città? Ehm, non così tanto, ma è dove sono cresciuto. Mhm. Ho questo orgoglio di questa città. Parlami dell'italiano, perché hai iniziato a studiare italiano, da quanto tempo studi italiano, come hai studiato italiano, quindi raccontami un po' la tua storia. Da, ormai da 2 anni lo studio, forse un po' di più. Ehm, Ho iniziato a studiarlo all'università e era la lingua più bella che offrivano. Non mi Mhm. piace lo spagnolo, ho imparato il francese al liceo, quindi ho scelto l'italiano perché mi piace comunque. Ed era la tua prima scelta? No, purtroppo no, non offrivano il portoghese. Mhm. Ehm, lo imparerò dopo, Sì, dopo l'italiano, bravo. dopo l'italiano, Se sì. c'è tempo, vediamo. Sì, c'è tempo. All'università quindi si faceva un corso un po' come tutti i corsi di lingua normali, quindi Sì, grammatica. sì, grammatica, che mi piace, sono uno studente a cui piace la grammatica, Mhm, è è il mio modo preferito per imparare una lingua. So che non piace a tutti, mhm, molti preferiscono farlo naturalmente, parlare con parlanti nativi, ma io no, non mi sento a mio agio senza sapere la grammatica. mhm. Ehm, quindi sì, c'erano forse 2 o 3 lezioni a settimana e che duravano un'ora circa. Circa, sì. Mhm. Non male. Per quanto tempo è andato avanti questo corso? Per 1 anno e mezzo. Ok, beh, tanto tempo. Mhm. Quello era abbastanza, era sufficiente per te? Per imparare la grammatica, sì, abbiamo finito il libro di grammatica. Perfetto. Mhm. Oltre a questo corso, come extra, quindi personalmente, studiavi anche in altri modi, con altri metodi? Mi piace la lingua e volevo imparare più parole di quanto mi desse il libro. Mhm. Quindi quando non conoscevo una parola, solo lo trovavo in internet e lo studiavo. Ci sono dei siti che mi aiutano. Ok, per esempio, puoi dare qualche suggerimento? Sì, sì, in inglese si chiama Wiktionary, è Mhm. è un parente di Wikipedia, ma è un dizionario che ha anche il sito italiano, dà tutte le traduzioni per per ogni significato di ogni parola. Oh, È wow, molto utile, ok. sì, Fantastico per chi vuole studiare esattamente i significati di tutte le sì, parole. come me, sì. Ok, questo è l'unico sito che hai usato o che usi al momento? Sì, guardavo e guardo ancora dei video su YouTube, Mhm. ehm, perché mi piace il calcio italiano e ci sono degli YouTuber che parlano, anche mi piace cucinare, ehm, Mhm. e guardavo video ricette in italiano per essere autentico. Perfetto. Mhm. Che cosa pensi di app come Duolingo, Babbel o cose del genere? Non le ho provate,
Mhm. Um, quindi non posso dare un'opinione forte, Perché non le purtroppo. hai provate? Um, perché non sono familiare um, Sì. con queste applicazioni. Ho trovato solo Italki e questo è il modo che ho scelto per imparare italiano. Benissimo, quindi sei passato, dopo aver studiato tutta la grammatica, sei passato alla pratica attiva, Sì, alla conversazione attiva. sì. Dopo, scusa, dopo aver imparato la grammatica, il problema più forte che ho avuto è- era quello di parlare, che non parlavo fluidamente, e Mhm. più parlo meglio. Sì, Non mi ricordo come parlavo prima, mi ricordo durante la nostra prima lezione hai detto che mentivo, ehm, sì, lo ma, penso ancora. ma mi sento un po' più a mio agio adesso. Sì, sicuramente noto che sei un po' più sicuro di te, ti senti un po' più a tuo agio, però già dalla prima lezione avevi già un livello molto avanzato. Per me era incredibile, perché comunque non studi da tanti anni l'italiano, eppure sei uno degli studenti con il livello più alto, per me personalmente. Quindi per me Mhm. era incredibile. Mm, grazie. Ma volevo anche andare in Italia per studiare ad università per stranieri, ma questo è stato annullato dalla pandemia. Certo. Um, c'è un'università per stranieri a Perugia, Mhm. a cui mi sono iscritto e Prima o devo, poi. sì, prima o poi devo rimandare questo soggiorno, Sì. perché mi sono iscritto per il mese prossimo, Oh. però non potrò andare. No, non ci pensare. Benissimo. Se tu potessi tornare indietro a quando hai iniziato a studiare, c'è qualcosa che cambieresti o faresti esattamente lo stesso percorso? Um, inizierei o avrei iniziato um, il parlare prima, Mm. non subito, perché non mi piace parlare senza sapere bene la grammatica, però dopo un anno forse um, sarebbe appropriato. Sì, Sì. sono d'accordo. E ci sono dei consigli, quindi, che daresti a qualcuno che vuole iniziare o sta facendo fatica? Purtroppo non posso dare i consigli. Um, Perché? forse di usare questo sito che ho dato, Mhm. perché dà ogni significato di ogni parola. Ci sono già molti video su YouTube di come usare ogni verbo, ogni preposizione Mhm. e, quest- e così via. Però um, sì, se fai fatica ad imparare la grammatica, um, chiedere a qualcuno italiano, um, Sì, spiegazioni. sì, di persona o tramite video, così potrai um, chiedere e avere una risposta più precisa. Sì. Sì, ok. E consiglieresti anche di iniziare abbastanza presto di parlare o comunque come per te, di avere una conoscenza approfondita della grammatica prima? Dipende dalla persona, ovviamente. Uh, se sei come me, consiglierei di iniziare dopo aver um, non perfezionato, ma imparato bene la grammatica. Mhm. Ma so che non vale per tutti. Eh, Mm-mm. quindi È diverso. un po' di ehm,
introspezione. Sì, Sì, va bene. perfetto. Sì. E in questo momento, quindi, hai detto che oltre a fare conversazione, guardi a volte dei video e Mhm. continui a imparare parole attraverso quel sito. Sì, sì. Questo è quello che fai in questo momento per In questo studiare. momento, sì, sì. E anche è utile leggere notizie Mhm. perché usano parole più difficili ehm, e sono utili da Mhm. sapere. Sì. Ok, qual è il tuo obiettivo in questo momento? Quale sarà il tuo limite? Continuerai a studiare italiano per sempre o hai come una scadenza? Per me è per piacere, Mhm. non ho un obiettivo fisso, Mhm. ma vorrei diventare con un nativo, sì. Eh, Non nativa, eh, sì. è molto difficile di raggiungere questo livello, però ehm, voglio raggiungerlo comunque. Bravo, eh, sì, mi piace. a sentire a mio agio in Italia, anche lì. C'è molto vocabolario da imparare ancora adesso. Grazie per aver risposto a queste domande, per aver dato comunque questi suggerimenti e la tua esperienza. Ciao. Ciao, grazie a te.